Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi parleremo dei nomi. In italiano i nomi si dividono in due generi, il genere maschile e il genere femminile, quindi maschile e femminile. I nomi maschili generalmente finiscono in O, come il gatto, il tavolo, mentre generalmente i nomi femminili terminano in A, come la casa, la sedia. Quindi nomi maschili finiscono in O, nomi femminili in A. Però ci sono delle eccezioni. Alcuni nomi, come vedete qui, finiscono in A ma sono maschili. Però sono solo questi: il problema, il poeta, il programma, il papà, il pilota e il cinema. Quindi ricordatevi bene questi 6 nomi: problema, poeta, programma, papà, pilota, cinema. Queste 6 parole sono maschili anche se finiscono con la A, ok? Poi da questa parte, dal femminile, abbiamo queste paroline qui che finiscono con la O ma sono femminili e sono la mano, la moto, la foto, la moto, la radio e l'auto. Quindi mano, foto, moto, radio, auto. Ricordatevi, queste 5 parole finiscono in O ma sono femminili, ok? In italiano però ci sono delle parole maschili e femminili che finiscono in E. Vedete? E, come la parola ristorante è maschile, il ristorante. La notte è femminile, quindi vedete ci sono parole maschili e femminili che finiscono con la E. Ma come facciamo a riconoscere se la parola che finisce in E è maschile o femminile? Prima cosa molto importante è l'articolo. Maschile è articolo il, quindi se c'è l'articolo il o l'articolo lo che sono maschili, il nome che finisce in E è maschile, come il dottore, il mare, il ristorante, ok? Mentre se l'articolo davanti al nome è la, allora vuol dire che la parola che finisce con E è femminile, come la notte, la chiave, la nave. Ok? Quindi prima cosa l'articolo, il maschile, la femminile. Un piccolo aiutino per capire se la parola che viene dopo è maschile o femminile. Vediamo alcune regole che ci possono aiutare per capire se la parola che finisce in E è maschile o femminile. Allora, i nomi che finiscono con sione, zione sono femminili. Per esempio, la parola stazione, nazione, quindi la nazione,
reazione, quindi la reazione femminile, poi la televisione, vedete sione, la pressione, quindi le parole che finiscono in sione e zione sono femminili. Invece i nomi che finiscono in ore e tore sono maschili. Per esempio, il dottore, l'attore, il direttore, lo scrittore, l'amore, il cuore, il calore, il dolore. Quindi vedete che finiscono con tore e ore, ok? Pensate a ore dell'orologio per ricordarvi, ore e tore. Poi un altro aiutino può essere questo. I nomi che finiscono con trice, vedete trice, sono femminili. L'attrice, la direttrice, la scrittrice, la pittrice, ok? Poi un altro ancora, se i nomi che finiscono con ale, ame, ile sono generalmente maschili. Il maiale, il ditale, ale, ok? Il bracciale, ale, il rame, quindi ame, rame, lo stile, ile, vedete ile, stile, il fienile, quindi maschile, il canile, ok? Altra regola importante del maschile e del femminile è questa. I nomi con consonante finale sono maschili. Per esempio, il nome bar finisce con la r, bar. Tram finisce con la m, quindi consonante, consonante. La m, la s, la t, la m sono tutti consonante. Quando una parola finisce con consonante è maschile. Mentre la parola che finisce con tu, come gioventù, virtù, servitù, sono femminili. I nomi che finiscono con si sono spesso femminili, come la crisi, l'analisi, la tesi, l'ipotesi. Vedete che finiscono tutti con si. Questi sono femminili. Anche se c'è una eccezione, la parola brindisi si dice il brindisi maschile, ok? Altra regola importante sono i nomi in ista. I nomi in ista sono maschili e femminili, cioè il nome che finisce con ista è sia maschile con l'articolo il e femminile con l'articolo la. Guardate, il dentista, al femminile si dice la dentista. Il farmacista al femminile rimane uguale, ma si cambia l'articolo. La farmacista. Ok? Quindi tutti i nomi che finiscono in ista sono maschili e femminili, uguali, tranne l'articolo, quindi cambia l'articolo. Poi i nomi che finiscono con a, antecedente sono maschili e femminili
e cambia l'articolo. Facciamo degli esempi, quindi nome che finiscono con e, che sono uguali maschili e femminili, come il nipote, femminile la nipote, ok? Il consorte, femminile la consorte. I nomi in a, il collega, la collega. Il pediatra, la pediatra. I nomi in ente, il cliente, il paziente, femminile, la cliente, la paziente, ok? La cliente, la paziente. Altri nomi in ante, il cantante, il comandante, al femminile, la cantante, la comandante, ok? Andiamo adesso a quest'altra regola molto importante, i nomi indipendenti. Cosa vuol dire indipendenti? Che al maschile sono in un modo, al femminile cambia completamente la parola. Andiamo a vedere quali sono. Allora, sono questi: il padre, che al femminile diventa, non si dice la padre, no? Si dice la madre. Il padre, la madre. Il papà, la mamma. Il marito, la moglie. Il padrino, la madrina. Il genero, la nuora. Il montone, la pecora. Il toro, la mucca. Il cavaliere, la dama. Il re, la regina. Il maiale, la scrofa. Quindi vedete che i nomi maschili sono completamente diversi da quelli femminili, ok? Poi, infine, abbiamo i nomi uguali, maschile e femminile, e con lo stesso articolo. Allora, quali sono questi nomi uguali per maschile e femminile? La vittima. Se io parlo di una vittima, non posso dire se è maschile o femminile. La vittima comprende in generale, può essere uomo o donna. C'era una vittima di un incidente. Hanno parlato di una vittima in un incidente. Ma vittima dobbiamo specificare uomo o donna, perché se no è uguale, vittima può essere uomo e donna, quindi può essere uomo la vittima o può essere una donna la vittima. L'insegnante può essere un uomo o può essere una donna insegnante. La persona può essere uomo o può essere donna. La guardia di un hotel o di una scuola può essere un uomo, la guardia, o può essere una guardia donna. Quindi questi 4 nomi sono uguali e bisogna specificare per far capire se è uomo o donna. Ok? Nella prossima lezione passeremo al singolare e al plurale. Grazie e alla prossima. Ciao!